Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Ciptava Sandoz SpA. Ultimo aggiornamento. 14 febbraio 2022. Cosa accettava? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Ciptava durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cosa accettava? Ciptava ha un farmaco a base del principio attivo acido micofenolico sale sodico, appartenente alla categoria degli immunosoppressori e nello specifico immunosoppressori ad azione selettiva. È commercializzato in Italia dall'azienda Sandoz SpA. Ciptava può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Ciptava 180 mg 100 compresse rivestite con film. Ciptava 180 mg 50 compresse rivestite con film. Ciptava 360 mg 50 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Sandoz/S. Concessionario: Sandoz SpA. Ricetta: RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe CN. Principio attivo: acido micofenolico sale sodico. Gruppo terapeutico: immunosoppressori. Forma farmaceutica: compressa gastroresistente. Indicazioni: Ciptava è indicato in associazione con ciclosporina e corticosteroidi, per la profilassi del rigetto acuto, in pazienti adulti che ricevono un trapianto allogenico di rene. Posologia: il trattamento con Ciptava deve essere iniziato e continuato da medici specialisti adeguatamente qualificati in trapianti. La dose raccomandata è di 720 mg 2 volte al giorno, dose giornaliera 1440 mg. In termini di contenuto in acido micofenolico, MPA, questa dose di micofenolato sodico corrisponde ad 1 g di micofenolato mofetile assunto 2 volte al giorno, dose giornaliera 2 g. Per ulteriori informazioni sulla corrispondenza delle dosi terapeutiche di micofenolato sodico e di micofenolato mofetile, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Nei pazienti con trapianto de novo la somministrazione di Ciptava deve essere iniziata nelle 72 ore successive all'intervento di trapianto. Ciptava può essere preso ai pasti o lontano dai pasti. I pazienti possono scegliere una delle due modalità di assunzione, ma dovranno mantenerla per tutto il periodo di assunzione del farmaco, vedere paragrafo 5, 2. Le compresse di Ciptava non devono essere frantumate per mantenere integro il rivestimento enterico. Nei casi in cui la frantumazione delle compresse di Ciptava è necessaria, evitare l'inalazione della polvere o il contatto diretto della polvere con la pelle o le mucose. Se si verifica tale contatto, lavare accuratamente con acqua e sapone. Sciacquare gli occhi con acqua. Questo ha richiesto a causa degli effetti teratogeni del micofenolato. Popolazione pediatrica ed adolescenti. Non sono disponibili dati sufficienti per documentare l'efficacia e la sicurezza di Ciptava nei bambini e negli adolescenti. Sono disponibili dati limitati di farmacocinetica in pazienti pediatrici con trapianto di rene, vedere paragrafo 5, 2. Anziani. La dose raccomandata nei pazienti anziani è di 720 mg 2 volte al giorno. Pazienti con insufficienza renale. Nei pazienti che presentano un ritardo nella ripresa funzionale del rene dopo il trapianto non è necessario alcun adattamento posologico, vedere paragrafo 5, 2. Tuttavia i pazienti con una grave insufficienza renale, velocità di filtrazione glomerulare 25 ml amin, 1:1, 73 m2, devono essere attentamente controllati e la dose giornaliera di Ciptava non deve superare 1440 mg. Pazienti con compromissione epatica. Non sono necessari aggiustamenti della dose in pazienti con trapianto di rene e grave compromissione epatica. Trattamento durante episodi di rigetto. Non sono state osservate variazioni della farmacocinetica dell'acido micofenolico, MPA, durante episodi di rigetto dopo trapianto renale. Non è quindi necessario modificare il dosaggio o interrompere la terapia con Ciptava. Controindicazioni: ipersensibilità al micofenolato sodico, all'acido micofenolico o al micofenolato mofetile o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1.
Ciptava ha controindicato nelle donne che allattano e in donne in età fertile che non usano metodi contraccettivi altamente efficaci, vedere paragrafo 4.6. Il trattamento con Ciptava non deve essere iniziato in donne in età fertile prima di effettuare un test di gravidanza al fine di escludere l'uso non intenzionale durante la gravidanza, vedere paragrafo 4.6. Ciptava non deve essere usato in gravidanza a meno che non vi sia un trattamento alternativo idoneo a prevenire il rigetto del trapianto, vedere paragrafo 4.6. Ciptava non deve essere somministrato a donne che allattano, vedere paragrafo 4.6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. I pazienti che ricevono una terapia immunosoppressiva basata su una combinazione di farmaci, comprendente Ciptava, hanno un rischio aumentato di sviluppare linfomi o altri tumori maligni, soprattutto della pelle, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Sono state riportate le seguenti interazioni tra acido micofenolico e altri medicinali. Aciclovir e ganciclovir. La potenziale mielosoppressione in pazienti che assumono micofenolato sodico in associazione ad aciclovir o ganciclovir, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Ciptava insieme ad altri farmaci come Euroskeitruda Euro, Eurosrifadina Euro, Eurosrifatera Euro, Eurosrifina Euro, Eurosrifocina Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Ciptava durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Ciptava durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile. Durante il trattamento con micofenolato la gravidanza deve essere evitata. Pertanto le donne in età fertile devono usare almeno un metodo contraccettivo affidabile, vedere paragrafo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati condotti studi sugli effetti sulla capacità di guidare e di usare macchinari. Il meccanismo d'azione, il profilo farmacodinamico e le reazioni avverse riportate fanno ritenere improbabile un tale effetto. Effetti indesiderati. I seguenti effetti indesiderati si riferiscono alle reazioni avverse al farmaco osservate negli studi clinici. Neoplasie. I pazienti che ricevono una terapia immunosoppressiva costituita da una combinazione di farmaci, incluso, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Vi sono state segnalazioni di sovradosaggi intenzionali o accidentali con micofenolato sodico anche se non tutti i pazienti hanno avuto eventi avversi correlati. In quei casi di sovradosaggio per i quali sono stati riportati eventi avversi, gli eventi rientrano nell'ambito del profilo di sicurezza conosciuto della classe, principalmente discrasie ematiche, sepsi, vedere paragrafi 4 e 4.8. Sebbene la dialisi possa essere usata per eliminare il metabolita inattivo dell'acido micofenolico MPAG, non si ritiene che possa rimuovere quantità clinicamente significative della parte attiva di acido micofenolico. Ciò è dovuto principalmente all'elevato legame dell'acido micofenolico con le proteine plasmatiche, pari al 97%. I farmaci sequestranti degli acidi biliari come la colestiramina, interferendo con il circolo enteroepatico dell'acido micofenolico, possono diminuire l'esposizione sistemica all'acido micofenolico. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Immunosoppressori selettivi, codice ATC, L04A06. L'acido micofenolico ha un inibitore potente, selettivo, non competitivo e reversibile dell'enzima inosina monofosfato deidrogenasi. Esso inibisce la via di sintesi, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Dopo somministrazione orale, il micofenolato sodico è ampiamente assorbito. Coerentemente con le caratteristiche della formulazione gastroenterica, il Tmax, tempo per raggiungere la massima concentrazione, dell'acido micofenolico di circa, dati preclinici di sicurezza. Negli studi di tossicità a dosi ripetute condotti con micofenolato sodico nel ratto e nel topo, i principali organi colpiti sono stati il sistema emopoietico e quello linfoide. L'anemia aplastica, elenco degli eccipienti nucleo. Lattosio anidro, crospovidone, tipo A, povidone K30, amido di mais/mais, silice colloidale anidra/ biossido di silicio colloidale, magnesio stearato, rivestimento 180 mg. Ipromellosa ftalato HP50, biossido di titanio. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Ciptava a base di acido micofenolico sale sodico sono: acido micofenolico Accord, Mifortic, compressa gastroresistente. Fonte, foglietto illustrativo.
AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.